Comincia oggi il nostro progetto Dialogando con l'architettura e il design. Come funziona? Facciamo delle interviste in differita a persone a noi vicine o amici dedicati al mondo del design e dell'architettura, ma possono anche esserci a sorpresa persone della comunicazione, giornalisti, piuttosto che poeti. La prima persona che ci darà la sua opinione su quello che è il design past, present e future è l'architetto Michele Rossi, cofondatore nel 1999 dello studio Park Associati. Michele è anche insegnante alla St. Martin's School di Londra e al Politecnico di Milano. Michele, tocca a te, grazie mille. Grazie mille Paolo per questo invito, sono mi sembra 3 temi molto interessanti che quindi sono felice di provare a dare un'interpretazione, perché comunque è un momento storico dove forse è anche interessante proprio fare il punto su tutta una serie di temi. Per quanto riguarda un elemento del passato, penso che proprio una delle architetture che ha segnato la mia vita sia come persona che come architetto sia proprio la Galleria Vittorio Emanuele, perché appunto è un edificio che tutti conosciamo, ma che ha sempre avuto una fascinazione per me sin da piccolo perché aveva questo suo nome, no? Del salotto di Milano, che mi sembrava sempre qualcosa di molto affascinante. Io non capivo da bambino cosa volesse veramente dire, perché in qualche maniera il salotto è uno spazio per sua natura privato, e il fatto invece di avere uno spazio pubblico chiamato salotto mi ha sempre affascinato. Quindi nel corso degli anni questo spazio ha cambiato ovviamente percezione per me, è diventato qualcosa di diverso, qualcosa che attraverso regolarmente ovviamente nella mia vita quotidiana, e però ha mantenuto molto fascino, perché è comunque uno spazio che oltre ad avere una qualità architettonica ha un ruolo importante perso nella vita di questa città, come penso debba avere sempre uno spazio pubblico, no? Quello di creare una identità della città, un luogo di incontro, un momento di confronto che quel luogo ha sempre avuto per Milano. Quindi se io penso appunto a qualcosa del passato che vorrei portarmi dietro anche e portarlo nel futuro, penso a una qualità di uno spazio pubblico che possa avere una percezione di qualità quasi privata, quindi una qualità da soggiorno, appunto come viene chiamato la Galleria Vittorio Emanuele, ma che sia invece disponibile e aperta a tutti. Questo penso che sia qualcosa che nelle città ci sia sempre più bisogno. Invece per quello che riguarda il momento attuale, io penso che un po' tutta la ricerca fatta da Konstantin Gricic con Flos sia molto interessante come proprio oggetto di design, ma prendo quelle 2 lampade che ha disegnato ultimamente, 3 forse negli ultimi anni, come esempio di un mondo di produzione, di prodotto che grazie a un aspetto tecnologico innovativo che è quello del LED ha permesso veramente una nuova visione di quel campo merceologico. In fondo anche noi quando affrontiamo il design la parte che più ci interessa è proprio quella dell'illuminazione, perché mentre su tutta una serie di arredi è molto più difficile esprimere qualcosa di nuovo su una sedia, per esempio su un tavolo, la luce beneficia di una rivoluzione tecnologica straordinaria che ci ha permesso veramente di ripensare alle basi dell'apparecchio di illuminazione. E questo per me è un discorso molto interessante, perché abbiamo una rivoluzione tecnica che è quella del LED, che è diventato comunque molto efficiente, che quindi ha anche degli aspetti diciamo di sostenibilità importanti perché permettono di ridurre i consumi, che permettono proprio di avere un apparecchio che in questo momento è qualcosa di diverso da quello che abbiamo avuto fino al passato e che esprime secondo me molto bene i valori anche in cui viviamo in questo momento. Per il futuro è più difficile. Io ho l'impressione che nel futuro diventerà sempre più importante
la relazione anche affettiva con gli oggetti. Stiamo andando verso un mondo che comunque fa della smaterializzazione uno degli elementi più forti, no? Abbiamo meno libri nelle case, abbiamo meno supporti per ascoltare la musica, abbiamo sempre meno oggetti in favore di qualcosa invece che non è più materiale. E parallelamente proprio in questi anni abbiamo anche vissuto una dequalificazione degli oggetti che avevamo, quindi penso che le persone abbiano capito che proprio perché gli oggetti ne abbiamo sempre meno, ne abbiamo sempre meno bisogno, quegli oggetti devono acquisire un valore diverso. Quindi io nel futuro penso che anche il design andrà in questa direzione, quindi oggetti capaci di creare una relazione con le persone, capaci di essere tramandati anche nelle generazioni, diventare anche un segno della propria personalità. Quindi se abbiamo visto anche in questi anni gli oggetti di design diventare appunto oggetti usa e getta, io penso che il futuro invece sarà sempre di più per oggetti che rimarranno, no? Che parleranno di noi, in cui la qualità costruttiva, la qualità del materiale diventerà sempre più importante, proprio per poter creare una relazione affettiva con questi oggetti. Grazie mille per questa occasione di confronto e speriamo di vederci presto in un'occasione meno virtuale e più reale. Grazie.